Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Mi presento, io sono Carmen Eleanor, lei è Diana, lui è Pan e il gatto si chiama Eric. Ho deciso di aprire questo canale YouTube in quanto vorrei parlarvi di molte tematiche che fanno parte della mia vita e diciamo che mi sono resa conto che a livello nazionale non ci sono moltissime persone, definiamole transgender perché bisogna definirle, anche se a me non piace molto usare questo termine perché non dovrebbe proprio esserci. La maggior parte delle persone transgender in Italia non parla del percorso di transizione o quantomeno non ne parla in maniera dettagliata. Quindi vorrei partire dalle origini della mia storia, praticamente da un sesso fa, e raccontarvi in maniera dettagliata, e vorrei parlare con voi del mio percorso partendo dalla primissima fase, che è la fase psicodiagnostica, la fase endocrina, e entrare nel dettaglio degli ormoni, ma sono cose che comunque vi spiegherò andando avanti in maniera molto serena. Ovviamente c'è la fase burocratica, la fase dei tribunali e delle cause. Infine, ma non meno importante, la fase dell'intervento di vaginoplastica, il post intervento, quindi cosa bisogna fare dopo un intervento di vaginoplastica, quali sono i trattamenti, le creme, gli esercizi che bisogna adottare. Spero veramente di registrare questi video nella maniera più fluida e più spontanea possibile. Dentro di me vivono molteplici donne, vive una Carmen circondata dal rosa, dai cani, dal glamour, dalle paillette, ma comunque vedete dei video in cui io sono molto semplice, molto tranquilla. Loro sono i miei pelosi, sono tutta la mia vita e come tali esigo rispetto anche magari quando si parla di animali o d'altro. I commenti negativi e non costruttivi molto probabilmente verranno cancellati, in quanto mi piace potermi confrontare con una ideologia. Qualsiasi cosa è diverso dal mio pensiero, della mia vita, vorrei veramente avere dei confronti costruttivi. Io vorrei lasciare a voi e voi vorrei che lasciaste a me. Il canale non è concentrato sul transessualismo e il cambio di sesso, questa sicuramente è la base, ma arriveremo poi alla vera mia persona che si concentra nella vita quotidiana anche su altre cose. Io mi occupo di estetica avanzata, quindi l'extension delle ciglia, filler, hyalurone pen, che spero di trattare in un video perché è stato fatto tantissimo rumore su questo trattamento. Mi occupo appunto di onicotecnica, di tutta quanta l'estetica base, perché i miei studi si sono concentrati sull'estetica base e sull'estetica avanzata successivamente. L'aspetto più importante della mia persona sicuramente è la mia fede, la mia religione. Io sono circa 19 anni che sono pagana. Questo è un culto di cui io vorrei parlarvi, in quanto c'è tantissima ignoranza in merito. Il paganesimo per me è stata una rivelazione. Diciamo che grazie ad esso ho tracciato veramente un percorso liberatorio sia a livello spirituale che a livello mentale. Oltre ad essere una ragazza che ha affrontato un cambio di sesso, oltre ad essere un estetista, io mi occupo anche dell'animazione in un locale. Ah, ecco, una cosa non ho detto. Io vivo in Abruzzo da tantissimi anni, praticamente tutta la mia vita, anche se per metà ho origini pugliesi da parte materna. Niente, mi occupo appunto di animazione in locali prettamente friendly LGBT e nonostante appunto io ho affrontato un percorso di cambio di sesso, nonostante io abbia concluso il mio percorso, quindi potevo benissimo lavarmi le mani di tutta questa situazione collettiva e proseguire per i miei obiettivi personali, ho detto no, assolutamente no. Io comunque vorrei provare nel mio piccolo a cambiare la condizione nazionale, a cercare di mettere un pochino di puntini sulle i. Io vivo anche molte situazioni
con amici e conoscenti che magari sono gay o magari sono lesbiche, dove loro hanno molta paura di esporsi, loro hanno molta paura di vivere la vita che vorrebbero, perché c'è ancora tanta ignoranza. Probabilmente in alcuni video vedete dei Kleenex vicini a me perché sono sincera, io ho chiuso con questo aspetto della mia vita da ormai 7 anni. Ecco, partiamo da questa cosa, mi sono operata a 19 anni, ora ne ho 26, quindi sono passati 7 anni dall'intervento. Esporvi tutto significa far riemergere cose e situazioni anche della mia vita che magari non ricordo in maniera velata, ma lo faccio con piacere, sperando che appunto voi che mi guardate riuscite a percepire i reali messaggi che io vi espongo. Allora, partiamo dal presupposto che a me non ne viene in tasca nulla. Io ho il mio lavoro nella vita, quindi mi basta quello. Sono già consapevole del fatto che molte persone saranno contrarie, molte persone potranno anche insultarmi, perché ci sta che comunque l'ignoranza si manifesta nei riguardi della diversità con violenza, ora che sia verbale o che sia fisica. Molte persone magari potranno scrivermi sotto: ok, sì, stai parlando, hai fatto questo, hai fatto quest'altro, ma classica frase ignorante, comunque sei un uomo. Sono molto serena riguardo a questo, perché come mi ha insegnato un moscerino, perché come mi ha insegnato mia nonna materna, che purtroppo ormai non c'è più, carta canta. Ciò significa che nella mia tessera sanitaria c'è scritto in maniera favolosa sesso femminile, e quindi io legalmente e per lo Stato sono una femmina. Cosa molto importante: tutto ciò che verrà detto in questo canale sarà vero. Non sono dei racconti fantascientifici e soprattutto non sono delle favole, perché la realtà trans, cioè questo termine, già il termine trans, in Italia è uscito molto fuori durante lo scandalo di Marrazzo. Si è parlato tantissimo del transessualismo, legata soprattutto al mondo della prostituzione, ed è un tema che spero tratteremo nel canale. Il concetto che voglio esprimere dicendovi che non è fantascienza, perché essere trans è un qualcosa di vero e reale. La legge regolamenta il cambio di sesso, quindi c'è una legge che dà la possibilità di transitare da un sesso all'altro. La medicina, tramite delle linee guida, fornisce i dosaggi ormonali nei nostri casi. La psichiatria definisce il transessualismo disforia di identità di genere. Quindi cominciamo a chiamare le cose per quelle che sono. Benissimo, mi sono presentata. Ora cercheremo insieme di fare un viaggio lunghissimo e vi voglio parlare delle prime sensazioni che una transessuale sente. La mia storia inizia con 2 genitori. Il mio papà è un ex carabiniere e mia madre è una donna del sud. 2 anni dopo del loro matrimonio concepirono il loro primogenito, quindi un bimbo. Questo bimbo fino all'età di 5-6 anni svolgeva comunque delle attività comuni, tra virgolette, agli occhi degli altri, quindi la scuola, i compagni di gioco, i parenti, situazioni molto, appunto, molto comuni. Verso l'età di 7 anni questo bambino ha cominciato a sentire dentro di sé un forte disagio legato a chi sarebbe diventato da grande. Parliamoci chiaro, fino all'età di 10 anni più o meno i bambini hanno tutti quanti un po' la stessa forma fisica, androgina / efebica. Gli ormoni sessuali non ancora entrano in circolo. Ciò che realmente distingue un maschietto da una femminuccia sono i capelli e sono l'abbigliamento. Dai 7, 8, 9 anni ho cominciato a sentirmi diversa. Non si capisce improvvisamente di voler essere una donna, ma si percepisce, perlomeno nel mio caso, perché non posso parlare per tutte. Nel mio caso ho percepito di essere diversa dalle mie amichette di scuola, perché loro
magari dovevano fare pipì sedute, i maschietti no. Poi verso i 9 anni le prime bimbe cominciavano ad avere il ciclo mestruale, c'erano comunque delle differenziazioni che si capiscono in quell'età. Quando senti questa diversità e ti rendi conto che comincia ad esserci realmente un problema dentro di te, inizia una vera e propria guerra con il tuo riflesso. Io mi sono resa conto che il mio cervello andava in una direzione, proprio la mia testa, i miei obiettivi, i ruoli che volevo avere nella vita andavano in una direzione e il mio corpo si stava sviluppando nella direzione opposta. Ovviamente capite bene, io ho iniziato una transizione in un paese di 4.000 abitanti. Io non potevo uscire allo scoperto immediatamente. Inizia la frustrazione, inizia il malessere. Io se torno indietro vedo un bambino che si guarda allo specchio, nota la peluria che dall'ombelico comincia a scendere verso i genitali e soffriva di questo. Vedeva in questa zona, la zona sotto le orecchie, che cominciava lentamente a riempirsi di peluria. Stavo cominciando a perdere il mio equilibrio. L'equilibrio di per sé secondo me non c'è mai stato. C'è stata la tranquillità di non conoscere appieno la sfumatura tra due sessi, quindi tra l'essere maschio e l'essere femmina. Lì si comincia ad insinuare la prima sofferenza. Cominci a non vivere più in maniera serena, tendi a nascondere tutti i tratti sessuali di questo sesso che fondamentalmente non ti appartiene. La cosa che è più difficile durante la consapevolezza di essere una ragazza disforica è avere a che fare costantemente con delle persone che ti credono un ragazzo gay, perché omosessualità e transessualità da sempre vengono confusi. Un conto è chi ti piace nella vita e un conto è chi sei. Il problema delle persone disforiche è chi sei, che ruolo vuoi avere nella tua esistenza. Io volevo essere una madre, volevo essere una figlia, volevo essere me stessa. Ad oggi, 26 anni, io so che sarò per sempre una ragazza con questo passato, con un passato diverso, e lo accetto. Se quando avevo 20 anni, 18 anni, pensavo che io non ero giusta per qualcuno, che sia un uomo, una relazione, un lavoro o delle persone che mi circondano, ad oggi mi rendo conto che chi non accetta, chi non comprende la meraviglia di cambiare la propria identità per essere se stesse, non è giusto per me. Io vi ringrazio innanzitutto per aver ascoltato questo mio primo video. Sono contentissima di rendervi partecipi un po' tutti. Sicuramente penso che adesso è arrivato il momento di parlarne, perché questa idea un po' l'avevo anche da prima, però secondo me non avevo ancora le giuste qualità interiori per poter affrontare tanti discorsi in maniera molto serena, in maniera molto tranquilla. Appunto parleremo di tantissime cose, quindi ricordatevi di mettere un like qui giù, ma soprattutto di iscrivervi al canale. Questo mi consentirà appunto di essere sintonizzati in maniera anche molto più veloce. Farò dei macro video dove parlerò di ogni step della transizione in maniera dettagliata ed in maniera molto più accurata a livello medico e non. Sono video molto interessanti e che meritano il proprio approfondimento. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, potete trovarmi con il nickname Carmen Eleonor, si scrive come Eleonora senza la finale ma si legge Eleonor, mentre su Facebook Carmen Eleonor Casoraro, e sì, è il mio cognome. Spero commentiate perché ho bisogno di sapere anche il vostro feedback, se volete approfondire alcuni argomenti o avete delle domande da farmi. E niente ragazzi, io vi aspetto nel prossimo video. Per oggi è tutto, vi mando un grosso bacione
e alla prossima!